Ciao a tutti amici e amiche del Gallo col Joypad, benvenuti, bentornati al mio canale, ma sicuramente benvenuti a un video speciale. È un video di unboxing, un video in esclusiva perché non lo ripeterò per il mio canale internazionale. Cosa si tratta? Beh, probabilmente dal titolo saprete già, sono adattatori HDMI per console vintage, retro. Dovrebbe esserci qualcosa per Sega Dreamcast, PlayStation 1 e 2, la Xbox originale e qualcos'altro, non mi ricordo neanche che cosa bene ho ordinato. Bando alle ciance e vediamo subito di cosa si tratta. Cominciamo da questo pacchettino. Apro qua. Ho oscurato i dati di spizzo che comunque sono arrivati a una casella postale. Cominciamo, ecco qua. Come vedete, allora questo è un adattatore HDMI per Sega Dreamcast, ok? Tutti questi adattatori sono della Kaiko Labs, che è una compagnia, una società che ha sede nel Regno Unito, come potete vedere, ok? I prodotti si trovano sul negozio italiano Amazon, su Amazon italiano. Allora, di cosa stiamo parlando? Adattatori HDMI? Beh, perché fino alla generazione console di Xbox 360 e PlayStation 3, le console non avevano un'uscita, state le prime quelle avevano un'uscita digitale HDMI. Pertanto, se volete usarle con i televisori moderni, quantomeno serve un adattatore, ok? Ad esempio un adattatore che abbia che converta dal cavo, normalmente il cavo video dato in dotazione sotto è quello composito, quindi vi trovate gli adattatori da composito HDMI. Ci sono un sacco di questi adattatori, basta che cercate adattatore composito o anche AV, HDMI, HDMI, trovate, vedrete che costano, sono molto economici, 10-15 euro, ok? Quelli costano un poco perché sono prodotti in quantità più che industriale e sono pensati più che altro per altri dispositivi come videoregistratori o lettori DVD. Per le console non sono, vanno bene, io ne ho avuto ne ho testati un paio con la mia PlayStation 2, funzionano, si potrebbe avere qualcosa di meglio, però diciamo. Uno dei due fattori, una volta mi sono documentato su questo, cioè è un pozzo senza fondo. Molto brevemente ci sono due cose da considerare. Una è il segnale che viene usato dalla console e il cavo che viene usato. Il cavo composito, quello con gli spinotti bianco, giallo e rosso che a volte termina con un adattatore per la presa SCART, è considerato il peggiore. Peggio di quello c'è solo l'RF, quello dell'antenna, per capirsi. Chi ha 35-40 anni forse si ricorda con il Mega Drive Super Nintendo, qua in Italia non avevi in dotazione il cavo SCART, avevi il cavo RF, che è quello qui, il cerchio grande e lo spinotto centrale che metti dove ci sarebbe il cavo dell'antenna per guardarsi la televisione analogica o anche digitale. Meglio di quello c'è il cavo component, ad esempio, che per esempio era in dotazione quando ho comprato io nel 2009 la mia Xbox 360, era quello in dotazione. Quello è considerato migliore perché gestisce i colori molto meglio e per via di questo l'immagine risulta anche più pulita. Questo però è un aspetto. Il secondo è che a volte non è sufficiente semplicemente convertire l'uscita da un formato fisico a un altro.
E ci sono anche altre cose da tenere conto, ad esempio i televisori più moderni, quelli che non hanno più hanno solo l'entrata HDMI, ad esempio non leggono le immagini con una risoluzione inferiore a 480 pixel. Per le console vecchie era standard avere 240, 288, cose di questo genere. Per cui ci vuole anche qualcosa che viene chiamato upscaler, cioè qualcosa che artificialmente porta la definizione nativa a questi magici 480p che fanno in modo che l'immagine appaia, altrimenti avrete uno schermo blu. E da lì si apre, diciamo, il vaso di Pandora, perché da lì ci sono veramente tantissimi strumenti, apparecchi diversi con prezzi diversi. Allora, abbiamo detto l'adattatore composito HDMI che comprate da Amazon può essere da 10-15 euro. Se volete già un upscaler, c'è il retroscaler 2X, è quello più a buon mercato, lo potete trovare su eBay o su AliExpress a una cinquantina di euro. Ok, quello già è uno step successivo. Però attenzione che per esempio dovete avere anche i cavi necessari. Come ho detto prima, normalmente le console vengono date col cavo composito. Se volete un effetto migliore dovete procurarvi un cavo component, ok? E quindi bisogna aggiungere anche quelli alla lista della spesa. Quindi la spesa, sì, si ha una console, però ecco una soluzione qua. Questo adattatore per il prezzo di listino sia 40 euro, era o 39 o 29, non mi ricordo. Tutti questi, il prezzo di listino è tra 19,99 e 39,99. Poi io li ho presi in sconto, c'era uno sconto del 20%, quindi ho speso di meno. Però quindi se avete una console, piuttosto che prendere il retroscaler, per non parlare del RetroTink 2X che costa 200 euro, o il RetroTink 5X che costa 500 euro e vi consente di avere l'immagine nativa in Full HD, più o meno, ok, questa può essere una soluzione. Se avete diverse console è da valutare: prendo diversi adattatori oppure prendo un upscaler unico e mi compro i cavi necessari. Io intanto ho provato così, vi farò sapere. Allora, questo è quello per Dreamcast, ok? Io ho un unico gioco per Dreamcast, Marvel vs Capcom 2. O era l'1? No, forse era l'1. Forse era l'1, non mi ricordo. È da parecchio tempo che non la prendo in mano. Questo è l'adattatore. Questo ha un vantaggio, che non avete bisogno di altri cavi perché si connette direttamente, e questa è la cosa intelligente di questi adattatori: non avete bisogno di altri cavi, si connette già direttamente, vedete, ho tenuto fluente fuori fuoco fino adesso la cosa. Alla console, in questo caso avete lo spinotto del Dreamcast, ok, e ha l'uscita HDMI, ok. Questo è particolare, l'unico che non necessita, di tutti gli adattatori, che non necessita di corrente esterna. Gli altri hanno un cavo micro USB, USB-A, che collegate, mi pare, qualunque cosa a 5 volt o 9 volt, no, 5 volt mi pare. E basta. Dietro, ok, c'è la possibilità, ci sono due selettori, potete cambiare l'output da 4 terzi a 16 noni oppure da segnale RGB o VGA. Ok, questa è a seconda del settaggio della console, o così ho letto. Ok, come vedete in verità il marchio C è quello del Chinese Export, per cui sì, la cosa sarà anche britannica, però alla fine tanto lo sappiamo benissimo, è inutile dirci attorno, le cose escono da lì, a parte quelli più artigianali, tipo appunto il RetroTink, e ovviamente il prezzo lo riflette.
Quindi questo è uno. Poi vediamo il secondo. Ok, oh, sì, sempre meglio. Ci sono anche codici QR. Ecco qua, il secondo è quello PS2. Ok? Come vedete la confezione è abbastanza è simile. Questo è un po' schiacciatino, però è esattamente. Ecco qua, questo invece, come ho detto, ha il suo connettore. Anche i connettori da 10 euro, gli adattatori da 10 euro hanno questo perché sono in verità dei piccoli, diciamo, dei microchip, sono dei piccoli computer, ok, anche quelli per cui hanno bisogno di alimentazione per fare la loro bella codifica. Ok, questo del Dreamcast, da quanto ho capito, ma potrei aver capito male, ehm, prende la corrente elettrica, la corrente o dalla presa HDMI dal televisore oppure dalla console stessa, però sono riusciti a farlo anche così. Se vi interessa, oltre a Kaiko ci sono altri produttori che fanno tutte queste cose per retro gaming, un'altra è Mac Basel che fanno anche altre cose, fanno anche degli adattatori diciamo mid range, ok? Entrambe le compagnie fanno degli adattatori open source OSSC, sì, open source signal converter, ok? Sono prodotti che costano tra i 150 e 200 euro, sono migliori, ok? E sfruttano i segnali migliori, tra l'altro, quindi component e VGA, però ovviamente dovete dotarvi dei cavi dalla console all'adattatore, che quindi per esempio qua il cavo PS2 che non sia il cavo composito dato in dotazione, ci vuole uno component, ok? Quindi anche lì bisogna aggiungere tutta la spesa. Anche qua molto semplice, non ci sono selettori o altre cose, si collega direttamente alla console, quindi non corrono altri cavi. Qua abbiamo due uscite, abbiamo anche un'uscita audio, ok? Si può decidere se uno a vari sistemi può collegare il jack da 3,50. Qua ci sono anche, ok, ti spiegano come per esempio in questo caso usa il segnale component blu, giallo, blu e rosso, ok? Quindi ti dicono come fare per cambiare il settaggio sulla console in modo che l'output sia quello corrispondente, ok? Perché una delle cose che ho visto, le recensioni di solito con una stella è perché dicono non funziona e poi il motivo più delle volte è quello. Ok, vediamo invece il pacco grande che cos'ha. Allora, e concludiamo con questo. Allora, qua abbiamo l'adattatore Wii, ok? Anche qui funziona come vedete, ecco qua per esempio l'output è nell'NTSC su 480p, il PAL 576, ok, non occorre cavi, si collega direttamente alla console e poi basta un cavo HDMI lo collegato al televisore.
Eccolo qua. C'è anche qui un suo bel manualetto di istruzione, ok? Ovviamente in inglese. Beh, c'è anche italiano, guardate che bello, ok? Bene, adesso andiamo in velocità perché tanto è sempre la stessa cosa. Poi abbiamo, questo non vedo usarlo perché ho una Xbox originale, è di prima mano, comprata poco prima della pandemia, nel 2019, è stato uno dei primi acquisti miei come collezionista di retro console. Era un New Old Stock proveniente da un negozio di Roma, venduto all'asta per una sciocchezza, mi pare 90 euro, perché la scatola è stata esposta in vetrina, quindi un lato il lato principale della scatola è sbiadito, però era nuovo, tutto ancora sigillato. L'ho testata un paio di volte con i giochi che ho comprato, e poi c'è stata la pandemia e altre cose, per cui è rimasta lì. Ok, andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Super confezione piuttosto curata, devo dire. Ok, il libretto Quick Start, quindi in varie lingue, c'è anche l'italiano, l'ho già visto, c'è anche spagnolo, messicano, poi qua l'italiano. Anche qui si tratta più che altro di ecco, non so perché le cose siano in francese. Hanno sbagliato impaginare. No, hanno tenuto sta parte qua in francese. E sulla cosa. Ah no, no, sono proprio. Sì, hanno invertito alcune cose da cosa italiana con quella francese. Ah, questi inglesi, cercano sempre di provocarci. Allora, eccolo qua, questo come quello della Wii, per via della spina che è di una certa dimensione, come potete vedere. Ok, eccolo qua. Fuori avrebbe anche l'uscita audio digitale, volendo. Sì, diciamo che rispetto alle, senza offesa per i cinesi, le cineserie da 10-15 euro danno un'alta impressione. Ultimo, non per importanza, Sega Saturn 2X. Questo dovrebbe essere anche un upscaler, e non solo, l'ho preso perché oltre al Saturn è compatibile anche con i Mega Drive 1 e 2 che io ho, anche se non mi fido ad accenderlo perché sarà 6-7 anni che non viene acceso. Paura chi ci lasci mi faccia un po' di fuoco magico, di fumo magico, e mi lasci per sempre. Quindi infatti le console più vecchie sono 240-288p, quindi vanno portate almeno a 480, il doppio, 576, eccetera eccetera. Ok, Neo Geo, mi piacerebbe avere il Neo Geo, ma vi confesso che non ce l'ho. Ho provato a dare un'occhiata a quanto potesse costare un Neo Geo usato e sì, non potevo permettermelo 30 anni fa, non me lo posso permettere neanche adesso, però uno può sempre sognare, no? Ok, andiamo a vedere. Questo è quello con la confezione un po' più grande, perché ha anche vari cavi, visto che praticamente è compatibile anche con più console, però le varie console, soprattutto dal Mega Drive 1 al Mega Drive 2, hanno cambiato il jack. Ok, quindi qua torniamo a avere l'alimentazione che era scomparsa da quello per Xbox e anche quello per Wii, e quindi qua abbiamo più che altro perché c'è l'upscaling.
il mio sospetto è che sia per quello, ok? Quindi ha bisogno di un po' più di potenza, oppure le console in cui va usate non danno, non, non forniscono in altra maniera. Comunque, ok, e qui abbiamo appunto l'adattatore che come vedete alla fine il case è sempre quello. Ok, però non so se sia alluminio, sembra alluminio, che può anche essere perché devono scaldare sta roba qui. No, che croce. C'è un pulsante che sarà da vedere, secondo me, forse per passare o per cambiare il tipo di console oppure per cambiare da 16 noni a... Infatti questo è un Saturn Mega Drive 2X. E mi sa che per tutto il video vi ho messo le cose scentrate. E qua ci sono anche i cavi con gli adattatori di vari formati. Ok, perché qua abbiamo... Questo deve essere quello del Saturn. E questo è quanto. Li proverò, appena possibile li proverò. Io adesso, come sapete, mi sono trasferito, mi sto ancora sistemando, ma non appena avrò una postazione degna di questo nome dove poter srotolare le mie retro console che hanno bisogno di spazio anche loro, poverette. Ho anche recuperato un televisore a tubo catodico, un Samsung, quindi dovrebbe essere buono, quindi quantomeno, però non so quanto possa resistere. Poi è un televisore 24 pollici, 4 terzi, non è enorme. Soprattutto se volessi catturare l'immagine per fare dei video, sicuramente ho bisogno di un adattatore HDMI. Attenzione che su quasi tutti questi adattatori troverete scritto nelle istruzioni che non sono compatibili le schede video di cattura immagine, tipo quelle del gatto e così via. Io con l'adattatore da 10 euro composito HDMI sono riuscito a farlo, ok? E si vedeva anche piuttosto bene. E il mio sentore, la mia idea, la mia personalissima idea è che lo scrivono per escludere che dopo vengano sommersi di email, telefonate e quant'altro, perché dicono: ma come l'ho collegata la mia scheda al gatto e non c'è il segnale? Allora, visto che loro non curano giustamente, quando questi produttori di hardware, quando ci sono queste interferenze di terze parti, le vogliono escludere perché altrimenti diventano responsabili per i loro prodotti anche per quelli degli altri. Quindi, scansano equivoci, ufficialmente non sono compatibili. Se funziona meglio, ok? Se non funziona è inutile chiedere a loro del perché non funziona, loro ti dicono guarda che non abbiamo progettato perché funzioni con quello. Come andrà lo vedremo, lo vedremo. Mi piacerebbe cominciare, ho un sacco di giochi da PlayStation 2 probabilmente, visto che l'ho presa ancora nel 2006 quando, no scusa, 2004, ormai anche io do i numeri. È la console di quella generazione di cui ho più giochi, no? Veramente diversi. E quindi l'idea sarebbe anche di fare video e del materiale, dei contenuti usandola. Quindi quello sarà probabilmente la prima che userò. E dopo ci sono, secondo me, il Dreamcast e l'Xbox originale che mi piacerebbe rimetterli in piedi. Questo è tutto e sono sicuro che avrete domande, opinioni, cose. Il box dei commenti è aperto, aspetta solo voi, quindi per qualunque domanda, curiosità o opinione su questo genere, non solo questi vi ho detto, addirittura sono un produttore, ce ne sono anche altri che fanno una linea che va dagli adattatori
questi sono quelli a livello più basso fino a soluzioni più costose, più elaborate. Ce ne sono diversi senza poi andare su, diciamo, le produzioni, quelle che partono da progetti open source che quindi potesse farvi stampare i PCB, comprare i componenti, saldarveli da voi, eccetera, eccetera. Comunque, sono curioso di sapere cosa ne pensate. E spero di vedervi presto con video di console retro con hardware originale usando questi prodotti. Per ora però mi pare aver detto tutto, quindi ci vediamo alla prossima, statevi bene, tanti saluti e ciao!